Salve, oggi dopo tanto tempo sono tornato su un Razer con il nuovo DeathAdder V4 Pro, mouse dico subito che costa 170-180 euro, per cui è un investimento, è una spesa abbastanza alta. Allora, prima di andare a analizzare il mouse per bene, vediamo un attimo cosa troviamo nella confezione, e per questa cifra uno si aspetta di trovare chissà cosa. Confezione e cartoni sono di ottima qualità. Quello che troviamo nel bundle sono adesivi per il grip, adesivi classici Razer, il manualino con tutte le informazioni e come funzionano, vedremo, i LED sul nuovo Hyperspeed Dongle Hemisphere, che vedremo in seguito. Allora, quindi per un mouse così, che dovrebbe essere il top del top, senza considerare la forma, che quello è un discorso personale, comunque diciamo sulla carta come caratteristiche il DeathAdder V4 Pro dovrebbe essere il miglior mouse che ci sia a giro in questo momento. Allora, abbiamo 56 grammi lightweight design, 56 grammi, che non sono tanti per un mouse di queste dimensioni perché è molto grosso, fino a 120 ore di batteria. Chiaramente questa viene considerata sicuramente a 125 Hz perché è il massimo che si possa avere, però va bene, giustamente un po' di marketing va sempre bene. I nuovi switches ottici generazione 4 e anche la rotellina è ottica, così come abbiamo, come dicevo prima, il dongle da 8000 Hz che supporta 8000 Hz e sono 8000 Hz sia via cavo che in condizioni wireless. Quindi per quanto riguarda l'unboxing direi che siamo su un livello dei 50 euro dei mouse cinesi, niente di più. Però per il prezzo, insomma, bisogna analizzare anche altre cose. Allora, questo è il dongle che ha i 3 LED qui davanti che sono personalizzabili, poi ci sarà la parte del software, perché giustamente con l'impegno che hanno fatto così per creare questo software, che a mio modo di vedere è uno dei pochi che funziona, perché io mi sono sempre trovato bene col Synapse di Razer. C'è chi lo odia, insomma, io fra Armoury Crate, IQ di Corsair e quant'altro devo dire che con Synapse invece mi sono trovato bene. Per cui insomma a me piace. Ora, al di là delle feature, delle caratteristiche che non sono utili, però ecco, come gestione del device non mi dispiace sin dalla prima versione. Allora, passiamo a un altro aspetto che trovo assolutamente incomprensibile. Abbiamo un cavo che va bene che mi supporti, allora, o supporti solo via wireless 8K, o se no tu non puoi dare un supporto a un via cavo con un cavo del genere, perché è assolutamente impossibile pensare di utilizzarlo in qualsiasi modo. Meno male che l'autonomia, insomma, dice di poterlo ricaricare non tante volte. Io comunque ho un secondo cavo morbido di un mouse da 30 euro, morbidissimo, che fa il suo uguale identico a questo e che perlomeno si può utilizzare cablato, avendo sempre il supporto a 8000 Hz, utilizzando il cavettino morbidissimo. Anzi, vediamo un po' se
così così lo porto qua. Cosa ci voleva fare? Cosa ci voleva fare a utilizzare un cavo così? Eppure questo si tratta addirittura del cavo del Dream Machine Duo, pensate. Eppure va perfettamente, voglio dire, è il minimo che si possa fare. Bene, questo per quanto riguarda questo aspetto, per cui da gamer per gamer direi che sul cavo non ci siamo proprio. E anche qui si rimane su un livello di 30-40 euro. Cioè, se io spendo queste cifre qui, voglio che sia tutto studiato in modo che li valgano, perché se no non ci siamo. Cioè, il fatto che non mi dai i piedini di scorta, insomma, lasciamo stare, via. Non ci siamo. Allora, per quanto riguarda, veniamo alla parte veramente fondamentale per quanto riguarda il mouse. Allora, io come ho detto anche sull'ultima review del Dareu, a me piace moltissimo la superficie grezza della plastica, ruvida, mi dà più presa, ho le mani e la pelle abbastanza secca, per cui mi permette di avere più presa, non mi scivola e soprattutto a me non dà fastidio particolarmente, però ecco, devo dire che su un mouse con questi costi, io lo posso capire quando ci sono dei mouse che sono di basso costo, quindi il coating viene fatto con un livello, diciamo, di qualità non altissimo, anche se non credo che ci sia una qualità sul coating. E invece poi mi ritrovo su un mouse di questo costo qui, dove non so se si notano, però ecco, ditate, l'olio, e ho le mani secche, pensate voi, e si vede subito, cioè sembra un mouse, questo l'ho utilizzato 3 giorni e sembra un mouse utilizzato anni a questo punto, e oltre quello scivola, che è una cosa allucinante proprio. Quando vado a giocare a volte, per la forma anche, non riesco, per dire, devo fare un movimento, alzarlo, qui non ho presa, mi va via e mi casca e mi scivola via di mano. Vabbè, quello, ci sono gli adesivi fortunatamente, per cui insomma su quello ci si può passare sopra. Però ecco, voglio dire, meglio se devi fare un mouse per gamer, bene farlo studiato in modo che i gamer possano avere tutte le loro qualità, tutte le loro feature, caratteristiche adatte a giocare, non che il mouse ti va via di mano. Ok, anche questo è andato. Allora, per quanto riguarda il mouse, come vedete chiaramente è un ergonomico classico Death Adder, la forma più o meno non cambia, siamo sempre lì, qualcosina, forse qualche piccola miglioria, ma insomma non cambia. Ha supporto, però questo viene indicato, 45.000 CPI, vai così, numeroni, 8.000 Hz, 45.000 CPI, siamo sempre sul fatto del numerone, anche se ovviamente questo non serve, ma serve per avere una precisione migliore a CPI utilizzabili. Allora, dicevo, per quanto riguarda la forma, è classico di Death Adder, quindi ergonomico, mouse grande per mani grandi e anche per mani medio e anche piccole, dipende se si ha una presa palma, va bene anche per mani piccole. Le mie sono 19x10 e come vedete riesco a impugnarlo tranquillamente, ovviamente palma. Claw va bene, se non per il fatto, come dicevo, perlomeno personalmente, che quando vado a fare un movimento così mi va via, mi scivola di qua. Finger diventa difficile perché è un mouse grosso chiaramente, però ecco, diciamo, se qualcuno volesse riuscire ad avere una mano abbastanza grande, volendo si può giocare, perché alla fine su questa parte qui abbiamo una grossa bombatura, mentre invece cala molto sulla parte
su questo lato qui, quindi dove teoricamente si appoggia, qui siamo più alti, dove teoricamente sono le dita più piccole, quindi si appoggia, non siamo costretti ad appoggiarlo per forza, perché non è pieno. Mentre invece la clou viene bene perché giustamente si appoggia questa parte qui sulla gobba del mouse. E per la qualità poi ne parliamo alla fine. Per cui diciamo che è un mouse per mani medio-grandi o per mani piccole se si ha un'impugnatura a palma. Veniamo ai tasti. Devo dire che sono belli, mi piacciono davvero. Tasti, niente da dire. C'è un pochino di corsa, ma insomma, poca roba. E ha un bel click, mi piace. Il tasto è leggero, veramente ci siamo. Rotellina solo si può andare verso destra, quindi movimento orizzontale e click. Pressione, forza, morbidezza, click, perfetto. Veramente mi piace davvero tanto. E è abbastanza alta da dire che io, per dire, quando gioco utilizzo la pressione rotellina per una opzione su Stalker 2, e il fatto che mi permetta di farlo così facilmente col movimento orizzontale mi aiuta davvero tanto. E questo mi è piaciuto molto. Per cui tasti rotellina siamo su livelli eccezionali. Tasti laterali, blocco, fine corsa ce l'hanno. Corsa non è lunghissima, non c'è pre-click travel, non esiste, il post è veramente minimo. E la posizione è perfetta e fortunatamente a questa volta hanno separato i due tasti, come invece nella versione precedente dove spesso magari potevi tendere a premere per l'errore. In questo caso sono separati, per cui non si incorre nell'errore di premerli in modo, se non altro hanno ascoltato un pochino il pubblico. C'è solo un LED, quindi non ci sono RGB, piedini sono in PTFE bianco, sono arrotondati ma non tantissimo. Io appena l'ho preso sentivo parecchia frizione da parte del bordo, poi si è un attimino ammorbidito e avrei preferito qualcosa di meglio, più arrotondati e soprattutto di scorta. Come vedete abbiamo anche sul sensore. Tasto è per la selezione dei CPI, non esiste un cambio CPI sopra e non mi sembra di averlo visto che si possa fare con la combinazione di tasti, per cui altro aspetto. Se tu fai un mouse davvero da gaming per gaming, sinceramente non pensare al cambio CPI in caso di sniper o cecchino, che dir si voglia, non è perfetto, in mio modo di vedere. Comunque power e CPI ce l'hai sotto. E veniamo alla qualità. Non c'è errato, non c'è niente. Allora, io lo sto usando da pochissimo, per cui non è una recensione dopo un lungo utilizzo come è mio solito, dopo che lo faccio dopo un mese, però perché mi piaceva farla subito e la aggiornerò in caso ci siano problemi. Se non ci sono problemi rimarranno, la mia valutazione rimarrà fissa. Io avevo avuto diversi Razer negli anni, diversi, e tutti sinceramente mi erano, a livello qualitativo, erano una vergogna per il costo, perché se magari fossero costati la metà o anche meno, allora erano mouse validi. Per il costo e per ciò che dovrebbe essere Razer, uno si aspetta chissà quale cosa quando uno spende. Ecco, finalmente ho trovato un mouse veramente di qualità.
vedo che sia un top sotto ogni aspetto di cura, del materiale, no, del rivestimento non tanto, però ecco, in genere è un mouse che si sente un mouse solido, finalmente un mouse qualitativamente di livello alto, a livello costruttivo. Cazzo, mi ricordo c'era un Viper che si sovrapponevano i due tasti destri, è una cosa è proprio ridicola, è ridicola. In questo caso non ho niente da dire a livello di qualità costruttiva. Non è un mouse che deve costare questa cifra, questo poco ma sicuro, ma ce ne sono tanti che non devono costare, ma questo particolarmente, insomma, secondo me stanno esagerando. Per cui, se avete magari già il 3, non ha senso fare un upgrade. Se avete le mani grandi e cercate un mouse di qualità e non avete problemi a spendere queste cifre, può essere la vostra soluzione. Una cosa da considerare, per quanto mi riguarda, è sempre un discorso personale relativo alla forma. Scusate. L'ho abituato a mouse più piccoli, devo dire che la posizione qui alta così tende a stancare un pochino la mano, perlomeno per quanto mi riguarda, per cui è una cosa esclusivamente personale, e lo sto dicendo da ultimo proprio perché non questo è un discorso mio e non è giusto che per un discorso assolutamente personale vada a inficiare una valutazione che dovrebbe essere un po' super partes, diciamo, no? Oggettiva e obiettiva. Per cui, però, ecco, tenete a mente che se magari siete una norma abituati a mouse un pochino più piatti, senza questo grossa gobba qui su questo lato, dovete pensare magari possa risultarvi un pochino stancante l'utilizzo di un mouse così. Questo è giusto per concludere. Nella parte seguente analizzeremo anche il lato software e relativo anche al mouse, perché giustamente è un mouse che costa sì 180, 170, 180 euro, ma non è solo il mouse che paghi. Come dicevo prima, Synapse secondo me è un ottimo software e vedremo anche cosa in più dà. Oltretutto c'è da dire una cosa, sì, Razer è una marca che sovrapprezza in maniera bestiale anche prodotti molto scadenti, però c'è da dire anche che sotto certi aspetti è sempre una delle prime a uscire con nuove feature, è una che magari non innoverà tantissimo a livello di forma o mouse o roba così, però ecco è attenta sempre a cercare di fornire le ultime tecnologie, cosa che altre non fanno, perlomeno. Questo, vedendo l'ultima versione del Synapse e vedendo cosa è, perlomeno questo è quello che mi viene da dire. Per cui, alla parte seguente, ora, è stata una lunga recensione, però secondo me non merita di essere analizzato così approfonditamente. Via sul lato software. Oltre che nell'immagine che abbiamo visto nell'articolo, avete visto nell'articolo, vediamo anche col confronto con altri mouse sul click latency. Questo è sempre OS LTT, che è un grandioso tool e software insieme. Allora, facciamo il test con microfono, che lo avete visto nel link che vi metto nel sito su come vengono eseguiti i test. Allora, in questo caso abbiamo col cablato abbiamo un minimo di 1,281 e un massimo di 2 millisecondi, quindi siamo veramente su livelli altissimi o bassissimi a seconda di come si vede sul click latency. Questa è la versione cablata. Vediamo sempre il test con microfono, però in versione wireless siamo praticamente lì.
cambia poco o niente, per cui anche in questo caso, come ultimamente abbiamo visto, sia cablato che wireless non ci sono differenze e ora sono a 2000 Hz, ma abbiamo già appurato che non cambia assolutamente nulla sul click latency avere 1000 o avere 8000 Hz di poly rate. Passiamo ora al tap test, che non è niente di... perché è un tap input, quindi quando si preme, e considera il travel pre-click, perché come avete visto sempre nel link del tool OSLTT parte la registrazione del ritardo dal momento in cui il connettore tocca l'adesivo in alluminio, quindi fa contatto. Quindi andiamo a vedere in versione cablata, compreso il travel, e si alza leggermente, quasi io credo sia poco più di un millisecondo di travel, che non sono pochi, nonostante non si avverta, non sono pochi, considerando che siamo quasi il doppio praticamente, quindi si raddoppia quasi il tempo di latency in versione cablata, considerando i travel pre-click. E no, andiamo a vedere in versione wireless sempre con travel, e come vedete si alza ancora di più, quindi considerato che insomma si raddoppia il valore. E su questi livelli qui ci sono anche mouse che costano praticamente un terzo. Andiamo a vedere ora il confronto con gli altri mouse. Quindi qui abbiamo il riferimento con altri mouse e andiamo a vedere in questo caso cosa posso dire, col DeX, col Superlight 2 DeX, che è sicuramente uno dei più, diciamo, che più si avvicina come livello, insieme all'Endgame Gear, che è imbattibile sotto questo aspetto. 1,281 in versione wired e in versione wireless siamo 1,688, il Logitech 242 è imbattibile, l'Endgame 1,37, 0,987, assurdo è come sia veloce questo mouse. E andiamo a stringere un po' se non riesco a vedere per bene. E mentre nella versione tap, considerando il travel, abbiamo per esempio per il Razer 2,9 e 3,63 con il DeX e 3,5. L'Endgame è imbattibile sotto ogni aspetto come latency, però considerate che partendo da 1.6 si arriva a 3.5, quindi si praticamente raddoppia quasi il valore, sempre bassissimo, però raddoppia per via del travel. Per esempio abbiamo visto la recensione prima di questo, il Dareo 950 Pro, il Wing, scusatemi, c'ha 4 millisecondi, ma praticamente lo mantiene sempre, si alza leggermente, ma di pochissimo, considerato il travel, per cui insomma quello è veramente, mi ha stupito per la stabilità di lavoro sia senza che considerato il travel, per cui hanno fatto veramente un ottimo lavoro a livello sugli switch, e considerato anche il costo, insomma non è assolutamente male, così come anche il Blazing ATK F1 e velocissimo anche il Cherry XTR FY M68 Pro 2.4, 1.9, 2.9, anche qui è bassissimo il livello di lag
per il travel del tasto. Va bene, e questa era solo la panoramica sul click latency. Chiaramente poi c'è anche il link all'articolo dedicato nel sito. Andiamo avanti. Vediamo adesso allora il software. Come dicevo, a me Synapse non mi dispiace, anche se sono state aggiunte tante altre cose, e diamo un occhio veloce a quelle che sono praticamente come viene vista la home. Quindi ci sono moduli per la migrazione dal 3, macro, feedback, linked games, exchange, non so cosa sia, andiamo a vederlo. Ecco che abbiamo la possibilità di avere tutte le macro AI. Ora non sto nemmeno a guardare perché sono cose che poi a me non interessano. E Gamer Room, questo è suppongo per le luci, device è module, module. Questo si può installare Alexa e come vedete giustamente io ho solo il Detader V4 Pro. I global shortcut si possono aggiungere via. Quindi su Exchange abbiamo visto, vabbè, qui abbiamo l'introduzione per quello che si può fare e le setting o raccomandazioni, che questo chiaramente io toglierò immediatamente. Le luci, device lighting non mi interessano, anche perché poi il mouse non ha RGB, solo un ledino anzi, leviamole subito così mi tolgo il problema. E passiamo a vedere il software per il mouse. Allora, innanzitutto quello che vediamo qui, indicator LED. Selezioniamo quali sono gli effetti da avere sopra i 3 ledini del dongle. Io ho messo il livello della batteria sul primo, che come abbiamo visto dal librettino di istruzioni giustamente passa dal verde quando è valida fino sicuramente al rosso quando la batteria è in giù. Poly rate, in questo caso io ho impostato il poly rate sulle 2 e questo diciamo giallino verdolino, giallo verde, così corrisponde a 2000 Hz, e come lo tengo io è giusto compromesso fra autonomia e velocità, anche se effettivamente non c'è differenza fra 1000, 2000, 8000, 4000, 8000, se non per l'autonomia a livello di gioco in mano. E qui ho impostato quindi polling rate e DPI stage, volendo si può mettere, però questo è solo l'indicatore chiaramente, però io uso solo 800 per cui ho solo uno stage solo, quindi non ho problemi. E terzo, ho utilizzato la qualità della connessione, quando praticamente se si allontana il mouse perde un pochino di segnale e te lo comunica, mi sembra più importante che del resto. E questo come viene impostato, come si vedono i 3 LED qui sul dongle. Hypershift praticamente serve per poter impostare il tasto sinistro in un altro modo, insomma non vedo l'utilità, comunque questo è. Su performance vediamo che, come dicevo, infatti ho impostato i 2000 Hz, se vado io in questo caso a cambiare, diciamo passa a 8000, come vedete diventa rosso infatti il LED centrale. Ho solo uno stage, si possono aggiungere, in questo caso non solo uno a 800, vabbè, qui si apre le proprietà in Windows e qui praticamente avendo un vecchio mouse si può praticamente andare a impostare e avere la solita sensibilità. Non l'ho provato, però una feature in più per poter importare praticamente la solita sensibilità facendo un test con l'altro mouse, tramite calibrazione, che può essere anche utile, volendo, se funziona, però non l'ho provato. Questo va bene, ti dice quando dopo 3 minuti entra in sleeping, quindi si spenge per salvare la batteria,
e low power mode non si può utilizzare praticamente se siamo sopra i 1000 Hz, quindi ovviamente si va cioè quando servirebbe di più non si può utilizzare perché non esiste, cioè non sei low power con oltre 1000 Hz. Allora, calibrazione. Questo è prefer distance regarding the surface and place no. Queste io, vabbè, ci sono, però non lo so. Non sono cose che poi così utili, insomma, sulla superficie del pad. Va bene, sono cose in più, però ecco, vabbè, lasciano il tempo che trovano, secondo me. E qui in questo caso invece è molto utile perché, come abbiamo visto in un'altra, molto utile se avete tempo da spendere, perché come abbiamo visto in un altro, in un articolo che ho pubblicato su Raw Axle, praticamente questo ti permette di impostare una certa accelerazione a seconda dell'utilizzo. Ora, io non vado a approfondire perché tanto non sono un player professionista, andare a cercare le migliori accelerazioni, il miglior modo per giocare, però ecco, questo giusto per farvelo vedere. E questo invece la rotazione, se magari voi state con un mouse inclinato da una parte o dall'altra, permette di calibrare l'angolo con il quale impugnate il mouse e di utilizzo. Per dire, in questo caso qui sarebbe un 10-15 gradi verso sinistra per non andare in diagonale, praticamente, per rimanere in linea orizzontale seppur col mouse inclinato, e può essere utile. Ora, però ecco, in queste cose qui, come in questo, ci va speso tempo perché bisogna trovare le giuste impostazioni. E niente, questo è un pochino per far vedere il software. Chiaramente Razer, poi ci sono altre Cortex e altre cose che possono essere valide al giorno d'oggi, perché insomma sono software che possono essere utili in alcuni casi, in alcuni ambiti. Ovviamente ci sono software di altre parti che fanno lo stesso, però ecco, giusto per dirvi che ci sono alcune cose. Cortex me lo ricordo quando iniziò e non mi dispiaceva come idea. Ora non sono andato a vederlo, però forse magari mi ci dedico un attimo, lo riapro e lo reinstallo e lo vedo per curiosità. Niente, questo era per far vedere il software e soprattutto per tornare sul fatto, sia parlando del Cortex che tutto ciò che vedete, chiaramente quando si acquista un mouse Razer, forse anche Logitech, insomma questi un pochino più mainstream, sta azienda un pochino top, giustamente dico anche nel costo del mouse ci sta anche tutto l'ecosistema e tutto. Personalmente non lo ritengo necessario, però giustamente loro ci investono in ricerca, in programmazione e quant'altro, e queste cose qui insomma, vanno anche, non è che le fanno gratis, nel senso non è che per programmare questi software viene fatto gratuitamente, e giustamente poi lo fanno pagare, sicuramente più di quanto effettivamente gli costi, però questo giustamente va messo nel totale del costo, che c'è anche questo aspetto, questo ecosistema grande, avanzato. Fortunatamente io non lo trovo così pessimo come altri, come ho già detto, per cui a me non dispiace Synapse e funziona bene. Per quanto riguarda, a questo punto, per quanto riguarda il mouse, credo di aver completato tutte le
tutte le caratteristiche, e è un bel mouse, via, alla fine mi piace, costa troppo, però non mi dispiace. Ci fosse la versione leggermente più piccola, un pochino, sempre ergonomica, però un pochino più, con diciamo un 85% di questo come dimensione, personalmente per me sarebbe l'ideale. Che devo dire? Aspettiamo il mouse wireless da parte di Mionix a vedere se ci dà quello che perlomeno a me piace. A me piacciono gli ergonomici. Questo è 15% in meno, anche 10-15% in meno, e lo troverei perfetto. Bene, credo di aver concluso, per cui vi ringrazio per questa lunghissima video analisi. Vi ringrazio per avermi seguito se l'avete fatto, se no vi ringrazio lo stesso. Alla prossima, ciao, spero alla prossima di riuscire a beccare il Logitech Super Strike, che alla fine ce la fanno sul G Pro X, G Pro X Super Light, ce la fanno a mettere qualcosa di nuovo e non solo refresh su refresh a togliere peso e qualità. Vediamo. Sarà una botta che costerà 200 euro, questo di sicuro. Però, giusto per passione e per condividere, toccherà fare questo sforzo, questo sacrificio. Vi ringrazio, ciao, alla prossima.